Ciao Maker, oggi parliamo di quanto tempo ci mette un prodotto dalla Cina ad arrivare in Europa. Parliamo di stampanti naturalmente. Se hai ordinato una stampante 3D in questi ultimi periodi e hai avuto una mail di ritardo o stai riscontrando dei ritardi, non è solo colpa del brand. Oggi ti spiego come mai l'Europa è la destinazione più lenta da raggiungere dalla Cina. Nelle ultime settimane leggo tantissimi commenti riguardo ai ritardi che stanno avendo Anycubic e Lego Creality Bambulab per la consegna delle loro stampanti. Soprattutto Anycubic queste ultime settimane ha ritardato di oltre un mese quelle che sono le aspettative iniziali, quelle che erano le aspettative iniziali per ricevere una Anycubic Cobra X o una Anycubic S1 Max. Questo è un tema di logistica globale e tutto ruota attorno alle rotte navali, soprattutto per le aziende che devono abbattere i costi per quanto riguarda i trasporti e quindi non usano le rotte aeree che sono molto più costose per prodotti comunque che hanno una dimensione importante. Appunto per questo motivo, quando si acquista una stampante 3D è molto difficile che ti arriva per aereo, perché costerebbe in alcuni casi più della stampante. Quindi arriverà su un container, la prodotta messa in un container, poi portata sulla nave di imbarco, farà un tragitto e arriverà nel porto di destinazione e da lì verrà preso e verrà poi consegnato alle aziende di distribuzione. Questo incide tanto per quanto riguarda il periodo di consegna e si ha questa problematica soprattutto quando il prodotto è nuovo. Perché? Perché i magazzini di solito, le aziende produttrici sovrapproducono e mandano poi in giro per il mondo così da avere scorte da poi poter far arrivare in pochi giorni nelle nostre case. In realtà quando il prodotto è nuovo invece c'è la problematica del correre dietro la produzione per poter avere un timing di invio che sia compatibile poi con quelli che sono i vari tragitti che dovranno fare queste navi. Parliamo dell'Europa. La rotta classica è quella che parte dalla Cina, attraversa l'Oceano Indiano, poi il Mar Rosso, il canale di Suez, il Mediterraneo e quindi arriva ad uno dei porti europei per quanto riguarda gli smistamenti. In condizioni normali, quindi la rotta dura dai 25 ai 35 giorni. Questo però non succede in questo periodo, perché le navi oggi non passano più da Suez per un motivo molto semplice: ci sono tensioni geopolitiche e soprattutto anche costi assicurativi più alti. Lì in quella zona ci sono queste problematiche dovute sia al fatto che magari ci sono guerre in corso lì vicino, ma soprattutto anche al fatto che quelle navi sono più sottoposte a razzie da parte di, sì, diciamo, di pirati e quindi di conseguenza si devono pagare dei costi assicurativi più alti per poter far sì che i prodotti possano navigare lì. E quindi le aziende che hanno le navi, che cosa fanno? Deviano il loro tragitto facendo passare la nave per il Capo di Buona Speranza. Quindi vanno a circumnavigare l'Africa. Questa scelta aggiunge all'incirca 10-20 giorni in più per poi poter raggiungere un porto europeo. Se aggiungiamo a questo lo scarico container, dogana europea, consegna al corriere e lo smistamento, arriviamo tranquillamente a 40-50 giorni tramite il canale di Suez e a 55-75 giorni tramite la circumnavigazione dell'Africa. Perché questo non accade quindi in altri paesi? Facciamo il ragionamento e il percorso che fa la nave dalla Cina all'America.
Qui il tragitto è molto diverso ed è molto più semplice perché parte dalla Cina, attraversa l'Oceano Pacifico e arriva sulla costa ovest americana. In questo caso i tempi di percorrenza sono tra i 15 e i 25 giorni. Aggiungendo quello che è la dogana e i vari smistamenti vari, passiamo ai 25, massimo 35 giorni, che sarebbero quasi in linea con quelli europei passando per il canale di Suez. Quindi quando si vede un prodotto che è nuovo, in spedizione, in produzione dalla Cina, che si vedono dei periodi di arrivo che sono simili sia per l'Europa che per l'America, e per questo motivo, perché con le rotte standard si riesce a coprire questo lasso di tempo. Naturalmente, passando per il Capo di Buona Speranza, quindi circumnavigando l'Africa, i prodotti in Europa arrivano un mese più tardi rispetto a quelli americani. Anche in Australia arrivano molto più velocemente perché il percorso è più breve in questo caso ed è passando dal Cina, Pacifico e Australia, facendo sì che i prodotti in 10-20 giorni sono lì. Ed è per questo che magari vedete già dei video di alcuni prodotti di youtuber che sono australiani, che hanno già la loro magari stampante un mese o addirittura 2 mesi prima quello che è l'arrivo in Europa. Ma in realtà partono nello stesso periodo. Se a questo andiamo ad aggiungere quello che sono dei preordini enormi per i nuovi prodotti, modifiche all'ultimo minuto sulla linea di produzione, perché magari è arrivata una problematica da dover andare a risolvere, e i test finali fanno sì che il prodotto parte a ridosso con quelle che era magari una data massima di invio, e fa sì che si allunghi almeno di un mese. Ciò è quello che è accaduto e che sta accadendo con le Anycubic, con i nuovi prodotti, perché i nuovi prodotti sono stati già spediti, ma quelli che sono stati spediti in direzione Europa arriveranno ad aprile, appunto perché ehm, c'è questa logistica globale un po' rallentata, soprattutto per l'Europa, da parte delle tensioni geopolitiche. Questo non è una scusante per i brand, ma anche loro potrebbero mettere più chiarezza per questa situazione qui. Non lo fanno, soprattutto la Cina non lo fa, perché le tensioni che ci sono riguardano altre parti del mondo e non vogliono far vedere che questa problematica è dovuta da altre grandi potenze, per una questione di equilibri, e quindi si autodanno la colpa. E ho visto che per la Cobra X o per la S1 Max, se si scrive ai Anycubic per sapere come mai ci sono questi ritardi, può darsi che vi dicano, si scusano perché stanno facendo delle migliorie, e vi consigliano, anzi vi dicono se volete un paio di chili di filamento in più o magari un buono da usare nei prossimi acquisti. Questo è classico ed è giusto da una parte, però preferirei più chiarezza da parte dei brand per far sapere se ci sono realmente problematiche sui prodotti oppure no. Ad esempio anche sull'S1 Max ho visto degli aggiornamenti che ora stanno comunicando che questi aggiornamenti li stanno installando adesso, quando in realtà il vetro temprato per la, la porta, diciamo, al posto di quello in plexiglass era già stato detto qualche mese fa, e quindi già stava in linea di produzione. Tra un po' di scuse e altro cercano di portare a casa il tutto. Comunque la cosa buona è che
anche se si attende un po' di più, ma alla fine io preferirei avere un prodotto che sia ottimale e quindi magari ha fatto anche qualche fase di test in più. Noi subiamo quelli che sono questi ritardi dovuti alla logistica, ma va bene se i prodotti che ci arrivano sono quelli eh, funzionanti che vogliamo. Scrivi nei commenti se anche tu stai attendendo una stampante e se ti piace questo video, questi contenuti, lasciami un like e iscriviti al canale. Ti aspetto per il prossimo video. Ciao!